Ciao a tutti, oggi andiamo ad Abilmente, la fiera della creatività a Vicenza. Ho un 40 minuti di strada da macinare in macchina, ci vediamo dopo lì. Ciao! Eccoci ad Abilmente, la fiera italiana per eccellenza dedicata a tutto ciò che ruota attorno al mondo del fai da te, dall'artigianato, dalla moda, fino al design tattile, dalla carta all'home decor e molto altro. C'è una varietà pazzesca di stand e bancarelle, dentro trovi di tutto, espositori di marchi noti e meno noti, artigiani locali, creatori indipendenti e start-up che stanno rivoluzionando il mondo del do it yourself. Ci sono quelli che vendono stoffe pregiate, attrezzature da cucito e altri che mostrano nuove tecniche di pittura su legno, vetro, carta e praticamente qualsiasi superficie. Puoi anche partecipare a diversi workshop a cura degli espositori, dal lettering e calligrafia, dal macramè al cucito, fino al restyling di mobili e molto altro. Abilmente è una fiera aperta a tutti, dai professionisti del settore agli appassionati e ai creativi in cerca di ispirazione. Per partecipare puoi comprare il biglietto online che ti permette di saltare la fila in cassa, ma volendo puoi comprarlo anche nelle casse fisiche direttamente nella sede dell'evento. Per informazioni utili alla partecipazione ti lascio il link alle FAQ di Abilmente in descrizione. Ed eccoci alla fase unboxing delle cose che non ho resistito e ho dovuto prendere ieri ad Abilmente. Credo che a questo punto sia inutile dire che non si tratta di un video con sponsorizzazioni, si tratta semplicemente di me che vado in una fiera e compro quello che mi ispira per progetti personali. Ieri sono andata in realtà per cercare ispirazione, diciamo che ho in stallo un progetto con un pannello di cartone che vorrei trasformare in un quadro. Mi ero fissata con un'idea, ma non riesco a darle vita, cioè anzi non riesce a trovare vita tramite me, per cui ho abbandonato quel progetto e sono stata ispirata ieri da una serie di chipboard di Cora Projects, che è un'azienda spagnola a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono una figata, io sono fissata con Alice nel Paese delle Meraviglie da quando ero piccola e questo spiega molti dei miei disturbi, ma vabbè, cioè l'estetica di queste cose è stupenda. Cioè, il cappello del cappellaio, non so, spero si veda, non riesco a capire cosa sto mostrando. E niente, cioè sono stata veramente rapita da queste chipboard. No, le note musicali è perché mi piacciono le note musicali, non c'entrano, ma vedremo. E lo stregatto, gli scacchi, io veramente mi sono innamorata. Vediamo se riesco a farne qualcosa da mostrare in un prossimo video. Poi una cosa molto basic, ma che potrebbe trasformarsi in una cosa carina, sono queste 4 cerniere che ho comprato da Il Filo di Arianna, se non erro, e vorrei appunto trasformarle in braccialetti. Quindi se riesco e se non viene fuori una schifezza, proveremo a trasformarle in braccialetti in uno dei prossimi video. Poi ho preso i miei primi Distress Ink, piccoli. Non ho mai più di tanto utilizzato i timbri se non da piccola, però vorrei provare a sperimentare con i timbri perché hanno un potenziale incredibile. In tutto ciò approfitto anzi per salutare il canale Crafty Girl, Federica, ciao. Se siete curiosi di vedere un po' meglio come funziona lo scrapbooking, lei è molto più affidabile e molto più esperta di me, quindi vi rimando a Crafty Girl Creation. Passiamo a un oggettino di cui veramente mi sono innamorata al primo sguardo. Questo l'ho lasciato ancora impacchettato perché volevo appunto spacchettarlo qui con voi. Si tratta, ve lo dico già, di un paio di orecchini realizzati da Arte in Divenire di Tatiana Stoppa, che realizza dei gioielli, quindi orecchini, collane, anelli, riciclando parti di vecchi orologi ed è veramente stupendo, stupendo, la meraviglia.
Anzi, facciamo che li metto subito. Ah, mi ha lasciato anche un sacco di gommini, grazie. Poi passando allo stand di Shabby Chalk Paint di Decorlandia, ho preso questa meravigliosa carta di riso per decoupage. Adesso non la tolgo dalla plastica, spero non ci sia troppo riflesso, ma vabbè, meravigliosa, veramente. Perché diciamo ho in mente di sistemare un po' di mobili vecchi, è una cosa che mi piace molto fare, quindi approfondiremo anche questo aspetto. Ma non è finita qui, c'è un'ultima cosa che è il pezzo forte, che sarà un fedele compagno di viaggi per molto tempo. Me ne sono innamorata, l'ho sentito mio al primo sguardo, quindi non ho resistito. Ed è lui. Ecco, per me gli zaini sono amore, per cui ho dovuto prenderlo. Questa meraviglia è realizzata da Bamboo Style, con cui c'è stata un'intensa contrattazione, ma che ringrazio e apprezzo veramente la capacità, la fattura e spero di rivedere in futuro. Credo che per oggi sia tutto. Se questo video ti è stato utile, metti un mi piace e se ti interessano la creatività, l'ispirazione creativa, il riciclo creativo, l'upcycling, allora iscriviti a questo canale perché ho molti progetti da realizzare in cantiere e se vuoi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille e alla prossima!